Bluedew è un produttore di penne stilografiche un po' particolari, lo abbiamo già conosciuto in occasione della prova della stilografica Flex. Oggi vi presento un altro modello, la serie Writer, ed ho scelto un pennino altrettanto interessante che vi presento in anteprima, l'Italic Flex. La serie Writer, che si presenta un po' più importante alla vista ed è infatti dotata di finiture che la impreziosiscono tanto sul cappuccio quanto per esempio questa gemma incastolata nel fermaglio, ma anche la clip ad esempio non è annegata nella plastica come nel modello Flex, bensì raccordata con questo elegante anellino che fa il pandam con quello posto sul codale, ma la differenza più rilevante sta nel sistema di caricamento, che su questa penna stilografica è di tipo vacuum filler. Anche su questa stilografica, similmente alla versione Flex, si possono cambiare i pennini, però i due sistemi non sono scambiabili. Anche il pennino flessibile di questa prova è molto espressivo e rappresenta un ponte fra il mondo della penna stilografica e quello dei pennini ad intinzione. Anche in questo caso, come il precedente flessibile che è piuttosto appuntito, non mi sentirei di consigliarlo a chi si avvicina per la prima volta alla stilografica ed è alla ricerca di un pennino flessibile, perché similmente ai pennini ad intinzione conserva quella caratteristica più di una lama che spesso può generare impuntamenti sulla carta se non viene utilizzato con la mano assolutamente leggera. Le penne non sono certamente inedite, Bluedew non ha mai asserito di realizzarle in proprio, insomma ci sono dei modelli molto simili. Il valore aggiunto però è questo pennino che attraverso la lavorazione che Jeffrey adotta diviene uno strumento di scrittura molto interessante. In seguito alla presentazione che avevo fatto lo scorso ottobre sono nate numerose domande: e che tipo di pennino monterà, come sarà, sarà un Hunt, sarà un Leonard, quanto durerà nel tempo e via dicendo. Una penna come questa non è una stilografica da usare tutti i giorni, lo capiamo tutti, insomma, senza che ve lo dica Marco Chiari. Non è la penna da portarsi dietro e da utilizzare per gli appunti all'università o in una riunione di lavoro. Questa è una penna che si prende in mano per mettere alla prova le proprie abilità o comunque concedersi uno spazio di relax, immersi completamente alla ricerca della calligrafia. Pertanto non sarà un pennino che si consumerà perché non dispone la pallina di iridio. Ai pari dei pennini ad intinzione si tratta di acciaio in un bagno d'oro, come ci spiega chiaramente il sito del produttore, basta andarlo a vedere. E come tutti i pennini ad intinzione si potrebbe consumare, infatti si consumano. Però il mio è ancora in perfetto stato dopo 4 mesi. Pertanto, siccome con 30 euro si comprano 2-3 pennini di ricambio, posso anche immaginare che una persona che non scriva tanto quanto me possa mettere in conto anche quei 5 euro all'anno per aggiornare un pennino, perché io scrivo davvero tanto e questo è ancora in perfetto stato. Poi sono state appunto azzardate diverse ipotesi dagli iscritti al canale, se si tratta di un pennino Hunt o del famoso o famigerato, a seconda dei casi, Zebra G. Dalle decine di pennini ad intinzione in mio possesso posso dire che non si avvicina a nessuno di questi e tantomeno credo che Jeffrey sarebbe disposto a rivelarmi come avviene la lavorazione, ovvero la sua ricetta segreta. Così, per non saper né leggere né scrivere, o comunque quasi, mi godo il risultato e sto cercando di trovare un distributore italiano, sempre che Bluedew sia interessato all'operazione, perché i dazi doganali sono un bello scoglio per l'acquisto. Ve l'ho detto subito, ve l'ho detto la prima volta, soprattutto i piccoli ricambi che di per sé non costano molto, ma sono gravati dalla dogana. Quindi non solo quello, ma anche per contare su un appoggio nel nostro territorio italiano. Sarebbe una convenienza per tutti gli appassionati. Infatti mi è capitato di dover richiedere un ricambio a questa azienda di Singapore, e di poter constatare come il servizio di post vendita sia altrettanto all'altezza di questi prodotti. Risposte veloci nelle mail, insomma invio pronto del materiale in sostituzione, anche se dobbiamo attendere il tempo che arrivi, perché non viene inviato con la posta aerea che arriva insomma in una settimana, ma ci vogliono 2-3 settimane, forse anche qualche giorno in più se siete in una località di quelle che non sono le principali italiane. Sapete come la penso in proposito? Un'azienda si valuta non soltanto per la bontà dei propri prodotti, ma forse ancora di più per il servizio di assistenza.
offerto alla clientela. Queste penne, tra l'altro, arrivano anche con un astuccio rigido, tutto sommato elegante, ma soprattutto funzionale. Esiste anche il roller nella gamma, stesso fusto, stesso tipo di resina o plastica, chiamatela come volete. Sono dotati di una cartuccia Schmidt che tra l'altro contiene un ottimo inchiostro e ovviamente sono rivolti agli amanti della scorrevolezza. Sapete anche in questo caso qual è il mio pensiero sulla scorrevolezza eccessiva, quell'assenza di controllo, anzi che ci porta a dover controbilanciare l'eccessiva spinta che ogni impulso della nostra mano poi è chiamata a contenere, a contrastare, perché la penna scappa via. Colorazioni, resine, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Blue Dew perché la consiglio? Perché si pone come la giusta via di mezzo fra i pennini in acciaio ad intinzione ed i pennini flessibili, chiamiamoli così, o elastici moderni. Qualcuno potrebbe immaginare però che a metà strada fra queste due categorie si trovino i pennini vintage, quelle delle stilografiche d'epoca, gli ineguagliabili pennini prodotti negli anni 40, 50, 60 e che restano legati ad una produzione artigianale, e una produzione che aveva ancora la possibilità di miscelare metalli, quindi di generare delle leghe diverse con elasticità diverse, i quali oggi, per esempio, alcuni metalli sono vietati per legge, ma soprattutto questi pennini erano fatti a mano, curati artigianalmente e salvo rare eccezioni, scrivono in maniera comunque diversa dai pennini ad intinzione, quindi si trovano a loro volta ancora a metà fra le strade. Caratteristica dei pennini ad intinzione o i pennini in acciaio di una volta è la mancanza della pallina di iridio applicata sulla punta e lavorata a seconda della tipologia desiderata. Ma proprio questa sferetta sottrae al pennino quell'asprezza tipica dei pennini ad intinzione o dei calami, seppur intagliati. Il fatto che su una stilografica moderna, sospendendo per un momento ogni giudizio di tipo estetico, si sia trovato il modo di alloggiare un pennino ad intinzione con tutte le caratteristiche e le qualità che si porta appresso e che consentano al mezzo di scrittura di scrivere correntemente, alloggiando l'inchiostro in una cartuccia o in un converter, qualsiasi sia la qualità di quest'ultimo, senza l'obbligo del continuo intingimento nel calamaio, secondo me costituisce l'unico vero e unico motivo per avvicinarsi ad una penna come questa. Poi, se vogliamo soffermarci sulla definizione, è una stilografica perché così, perché è colà, e insomma, cominciare a fare i maestrini, no, perché mi godo il divertimento di una penna. A ciascuno di voi valutare se gli 80 o 100 dollari che sono richiesti sono tanti, sono pochi, perché alla fin fine di questo stiamo parlando, di scrivere. Possiamo dilettarci con le qualità uniche di questi pennini ad intinzione e allora possiamo farlo senza queste problematiche del calamaio. Sappiamo tutti che durerà un po' meno di un pennino stilografico perché si consumerà prima? Sì, ma quanto scrivete? Vi durerà 2 anni, 10 anni? Insomma, non mi creerei un allarmismo senza aver ancora provato la durata nel tempo. La mia testimonianza è che con l'utilizzo degli inchiostri formulati per la stilografica, si intende, perché se poi andiamo a mettere degli inchiostri ferrogallici, è chiaro che qualsiasi pennino soffra, no? Comunque, vabbè, l'avete capito, insomma, è una penna che è facile da smontare perché il pennino si sostituisce al pari di qualsiasi giovo, non è complesso, come ho sentito dire da qualcuno, non servono mani esperte, poi è evidente che se volete proprio disassemblarla, un minimo di attenzione dovete averlo, ma credo che nessuno si avventuri in questo senza essere in possesso dei minimi requisiti per farlo. E tantomeno si può affermare che la penna non scriva nella grafia corrente, insomma sappiamo tutti che tipo di strumento è, non verrebbe in mente a nessuno, come abbiamo detto prima, di usarla per una lunga sessione di appunti, dai, insomma mi sembra che non valga nemmeno la pena sottolinearlo, no? Così come è chiaro che su una carta ad uso calligrafico con una bella texture, una trama, soffrono tanti pennini, soprattutto quelli più sottili ed extra fini. Non è la carta che sceglierei, non è la scelta più felice, al pari degli inchiostri. Sappiamo che il pennino ha un certo grado di affilatura, allora servirà anche un inchiostro che sia adeguato, che lo protegga da una parte ma che lo renda scorrevole. Su una carta comunque con una finitura liscia o una carta
comune da fotocopia. Scrive benissimo. Tutto questo non perché io abbia particolari interessi sul produttore, ma perché mi rivolgo ad un pubblico che non è quello super specializzato. Quello lo lascio a chi è capace. Abbiamo dei calligrafi straordinari nel nostro paese, in tutto il mondo, che vi parlano del loro specifico settore, ma qui parliamo di una penna stilografica che, anche se non ha la pallina di iridio, è una penna stilografica perché è così conformata nell'immaginario comune, è molto più vicino a quello che è un pennino ad intinzione. Quindi è evidente, non aspettatevi quella scorrevolezza e la rotondità che caratterizza le ultime produzioni, quelle ormai appiattite ed omologate di tutto il mercato, ma se avete bisogno di fare dei fili nascenti, dei fili morenti, con le ombreggiature, i rinforzi sulle portanti, sui discendenti, questa è una penna che dà soddisfazione, come del resto, insomma, molti hanno confermato. In quanto al pennino, è un pennino che definirei espressivo, troncato e leggermente obliquo proprio per dare questo giusto grado di temperamento alla grafia, per guidarla in un certo senso. Sì, è ovvio, quando abbiamo una tipologia di questo tipo abbinata ad una finitura che è molto più facile poi ottenere su un pennino senza la sferetta di iridio, abbiamo quasi un senso unico con il quale è bello divertirsi a metterlo un po' alla prova. E siccome di italici flessibili ne ho provati diversi, ma difficilmente con questo grado di flessibilità, o per meglio dire di propensione ad allargarsi anche sotto una pressione leggerissima, quasi guidata soltanto dal tratto, lo reputo un bel pennino, un buon divertimento, anche perché, come vi raccontavo prima, è vero che forse la penna può anche costare quella decina, ventina di euro in più rispetto a quello che può essere il suo reale costo, però è anche vero che con 10 euro, 15 euro che siano, mi porto a casa un altro pennino, magari un flessibile appuntito, oppure un pennino fine come quello di quest'altra prova. Insomma, ho una penna che mi mette nelle condizioni di sperimentare la mia grafia, e su questo sono sempre abbastanza attento a che cosa? A mettere alla prova la propria mano alla ricerca della grafia, di una grafia personale, non della calligrafia, o se vogliamo, o se volete, anche della calligrafia intesa come kalos, grafos, lo sappiamo tutti. Diverso è l'emulazione degli stili calligrafici, la ricerca, lo studio di quelli che erano gli stili che hanno caratterizzato la storia, poi lo sviluppo della scrittura elegante, ordinata, ufficiale, e quella anche per la corrispondenza. Insomma, il campo si amplia notevolmente. Per quel che mi riguarda la trovo davvero interessante. Ciao a tutti amici e alla prossima!